Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, è il 19 giugno del 2024, obbligo di riscatto, buona giornata a tutti, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti, se volete insomma mettete like al video, lo dico oggi, così non glielo facciamo dire a Henry, direttamente al secondo 23, quindi se volete mettere like grazie perché come al solito ci fa grande gioco. Detto ciò, a proposito di gioco, il gioco è sempre quello, ovvero il gioco delle commissioni per Joshua e Zirkzee. Stiamo arrivando, stiamo arrivando al 20° giorno, credo, giù di lì, di una trattativa che alla fine, insomma, è rimasta sempre lì, non si è scollata tra piccoli alti e bassi, ma è rimasta più o meno lì. Il problema, Henry, che in questo momento il tempo pare non stia andando più verso troppo il tuo lato, ma sta andando verso quello di Kjaerbye. Usiamo il condizionale perché ovviamente insomma di robe di Manchester ne possiamo sapere il giusto, possiamo semplicemente riportare chi magari ne sa di più, come ad esempio, e iniziamo da qui, David Ornstein di The Athletic, che scrivendo per The Athletic sul New York Times fa sapere, ma non è l'unico, tra l'altro nella giornata di ieri, nella serata di ieri, che lo United si è interessato al ragazzo, tanto da iniziare a parlare con la gente, non ancora club con club, ma tanto onestamente non serve nemmeno. Cioè, il dialogo tra club non serve praticamente a nulla se non a comunicare: ho trovato un accordo con Kjaerbye, guarda che ti pago la clausola. Per il resto non c'è nemmeno da fare grandi discussioni. Siamo qui, Henry, con un rischio che potrebbe iniziare a essere concreto. Ne avevamo parlato negli ultimi. Capiremo, sì, ma inizieremo a capire cosa vorrà fare il Milan, cioè perché il Milan magari vuole aspettare per capire se siano dei bluff di Kjaerbye oppure se, effettivamente arriveranno altre squadre. In questo momento qua l'altra squadra sembra esserci e sembra essere il Manchester United, cioè non bruscolini, come si dice a Roma. Sì, non è Quindi il Leeds di De Ketelaere, ecco. non è il Leeds, esatto, non sono altre squadre di livello un po' più basso, è il Manchester United che, per carità, non sarà il Manchester United di Sir Alex Ferguson, però sempre il Manchester United in Premier League è. Quindi bisogna adesso capire il Milan cosa vorrà fare, se vorrà, insomma, muoversi il più rapidamente possibile per sbaragliare la concorrenza, rimanere in questa sorta di stallo e capire poi chi offre di più magari a livello di commissioni o qual è la destinazione più gradita del ragazzo, perché il Milan è forte anche di quella cosa lì, oppure semplicemente se mollerà la presa, perché è uno scenario che potrebbe anche accadere, potrebbe Può dire: "No, essere. sai cosa, tratti con lo United è già certo di darti di più di commissioni, io vado su altro". Quindi scenari molteplici, dati da questo presunto, tra virgolette, insomma, questo inserimento, interessamento del Manchester United, ecco, appunto, che vuole dar competizione, sempre secondo The Athletic, a Rasmus Højlund, che ha già speso l'anno scorso 70 più non so quanti di bonus per Højlund, quindi non penso che si faccia eventualmente problemi a spendere 55 per Zirkzee, e niente, il Milan a quel punto dovrà andare, se dovesse andare a spegnersi la trattativa per Zirkzee, su altri obiettivi. Allora, la questione è presto detta. Non ci sono stati passi avanti in questi giorni, anzi, tutt'altro, insomma, si è rimasti più o meno delle proprie convinzioni tra la gente e il Milan stesso. Eh, Senza voler tirare la giacca a nessuno, però non stiamo trattando con, diciamo così, un agente classico, un agente normale. È uno dei più navigati che c'è in Europa, è uno di quelli che ha più contatti, ma questo non vuol dire che bisogna per forza prostrarsi a lui e accettare le sue condizioni, eh. Sto dicendo che non è l'ultimo arrivato,
Ecco, non è uno sprovveduto che spara alto sperando di fare il colpo della vita e arricchirsi da Xerxes perché è l'unica cosa che può fare. No, è un agente che sa cosa fa e ha dei contatti in giro per l'Europa di un certo livello. Quindi ci si espone un pochino a questo rischio. Ora, la questione altra è quanto valutiamo questo ragazzo, perché alla fine è tutto lì che gira. Se pensi che Zirkzee possa valere solo sui 50-55, al di là della questione morale, che onestamente sì, può aver senso sulla questione commissioni, ma se ti metti da solo a fare la morale in un mondo di gente che di morale non ne vuol fare, onestamente, più che per moralizzatore, passi per altro. Quantomeno poi non è il giocatore. Ora, lo capisco, poi puoi rimanere così giustamente nel tuo, della tua idea, però giusto per farsi un'idea, questo è il mercato delle punte. Cioè, l'Atletico avrebbe rifiutato un'offerta del Chelsea per Omar Dion da 32,5 milioni di euro più bonus per Omar Dion, Sì, che coi bonus attaccante arrivava a fatto 40, che è bene, più o meno la clausola, per dire. eh, attaccante che ha fatto bene, sì, ma non è che andiamo, non so se ce l'abbiamo ancora la scheda di Omar Rodion, forse l'hai cancellata. È un attaccante che non è a livello di Zirkzee, cioè sì, gran potenziale, molto molto giovane, per carità, però ci hai rifiutati 32 e mezzo più bonus Mm. per Omar Rodion. Cioè, il mercato degli attaccanti è questo. Sesko se si muoveva per 70, 75. Gimenez, tutti che parliamo di Gimenez e di Dovbyk, per carità, Dovbyk ha una clausola da 40 milioni di euro, però Gimenez io non credo che si muoverà per 40, si muoverà per di più. Salute. Detto ciò, salute 2 la vendetta. Guarda, ti dico, in questo momento credo che ci sia, dicevo, sembra una sorta di, boh, no, quasi una sorta di braccio di ferro che però in questo momento non è nemmeno in atto, non so come spiegarlo, cioè, non c'è in questi giorni, in queste ore, una vera e propria trattativa per provare a abbassare la questione commissioni, cioè ci si è allontanati, ci si è un po' fermati lì e nel mentre la gente, come riportano dall'Inghilterra, sta iniziando a guardarsi intorno. Quindi io penso una cosa, eh, il 9 del prossimo anno ti imporrà comunque una sorta di spesa, per forza di cose, insomma, non credo che si potrà riuscire a mettere davanti a tutti lì col 9 un attaccante che possa arrivare per 20 milioni più bonus, onestamente. Non credo esista, ma soprattutto non credo che in questo momento storico possa essere la scelta migliore, per mille motivi. Eh, Mi aspetto che il Milan provi a fare qualcosa nei prossimi giorni, più che altro per rispondere anche un pochino a quello che era stato fatto la settimana scorsa, cioè a un certo punto ci si era un minimo avvicinati 10 giorni fa e poi insomma non se n'è fatto nulla. Io credo che in questo momento il Milan sia un pochino fermo e onestamente non so come possa andare a finire questa Non situazione. so, io non sono troppo fiducioso perché stiamo parlando di commissioni. Sappiamo che il Milan con le commissioni fa veramente tanta fatica a relazionarsi, non ha ancora capito che il calcio odierno purtroppo funziona così, non ha ancora capito che le commissioni sono una parte che esiste del calcio odierno, che c'è, che devi considerare e che se vuoi certi giocatori devi pagare. Sbagliato, è sbagliato, lo sappiamo. Stavo per dire giusto o sbagliato che sia, ma non è dire giusto o sbagliato che sia, è sbagliato, non è una cosa giusta, ok? È una cosa sbagliata del mondo del calcio attuale, ma è così. Se vuoi sederti a questi tavoli, se vuoi comprare certi giocatori, va fatto. Ma il Milan, non volendo,
mai, o volendo farlo veramente in piccolissima scala, pagare le commissioni, io ho paura che il Milan dica: "Guarda, io mi spingo fino a 6, 7, 8, 9", a esagerare, però non andrà mai in doppia cifra di commissioni. Quindi per questo motivo Chia, per lo stesso motivo invece gioca a questi tavoli da un sacco di tempo, sa come funziona, sa che se non è il Milan probabilmente lo United, e se non è 8, 9 è 10, 11, 12, e quindi fa anche lui i suoi interessi. Io ho molta poca fiducia perché per questo motivo qua. Cioè, mi avessi detto: "Guarda, è un cartellino da 55, il Milan è fermo sui 48, 49", sarei stato molto più fiducioso. Ma visto che non parliamo di cartellino, ma parliamo di commissioni per un agente, rimango molto più freddo a riguardo. Possiamo, tra virgolette, "ricapitolare" anche con la questione volontà del giocatore, che sì, c'è, è chiara, vorrebbe venire al Milan, però io ragazzi, boh, sarò strano io, ma non è per essere negativo, però di là non c'è il Leeds che devi tutelare tra il Leeds e il Milan, dice no, no, ma vado al Milan, ma non vado al Leeds. Cioè, di là c'è comunque il Manchester United, che comunque, va bene, non sarà il Manchester degli anni 90, non sarà nemmeno il Manchester dell'inizio anni 2000, ma è comunque il Manchester United. Non penso che se lo chiamano United dice no, che schifo, ma ti pare? Ma non ci andrò mai, vado al Milan, anzi rifiutiamo tutte le offerte perché voglio andare sicuramente solo e soltanto al Milan. Cioè io capisco che ci sia una preferenza per il Milan, ma dall'altra parte c'è comunque lo United, va bene. Io in questi casi sì, la volontà del giocatore pesa, ma dall'altra parte c'è Jerome Can che non ha, diciamo così, fatto valere la volontà del giocatore negli ultimi 2 spostamenti di Zirkzee. Quindi ha già fatto capire che non è che dico che comanda lui, però ha influenza e poi Zirkzee si fida. E quindi E fa anche bene a fidarsi direi ultimamente, visto che Anderlecht e Bologna sono andati bene. sono andate bene, quindi forse è anche adesso per lui più semplice fidarsi, no, di Chia, perché, fidandosi poi è andata bene, e direi che ha fatto bene a farlo. Va bene, vedremo se nelle prossime ore, giorni, quant'altro, qualcuno alzerà il telefono e deciderà di fare dei passi avanti concreti tra una parte e l'altra. Al momento no. Vediamo nei prossimi giorni. Harry, grazie. Ciao, ciao a tutti, buona giornata. Ciao.